saluti da Davide di Audiocostruzioni e da Matteo di Audiocostruzioni. Io sono riuscito a inglobare tutta la mia famiglia a fare questi video qua, no? Anche perché, come dico sempre, non è possibile sempre guardare il mio ghignone, ok? Bisogna anche guardare delle altre cose. Detto questo, oggi parliamo del Macintosh MA352 che gentilmente la MP di Milano, l'importatore, ci ha dato per una recensione. Allora, vi racconto un po' di questo amplificatore. Ad oggi, febbraio 2020, costa la bellezza di 10.500 euro. Però voi sapete che su Macintosh ci sono grossi sconti, ok? Quindi chiedete e vi sarà dato. La potenza è notevole, parliamo di 200 watt, senza trasformatore d'uscita, quindi veramente ci sono tutti questi watt qua, molto veloci, molto potenti. Ibrido, vedete le valvoline, equalizzatore, entrata fono regolabile, un peso che equivale al prezzo e alla potenza, cioè di 29,9 kg, quindi siamo a una trentina di chili, allettatura esagerata con la scritta Macintosh sopra, V-meter con l'azzurro dietro fighissimi, un display che ci dice la nostra entrata e quant'altro. Per chi è adatto questo amplificatore, secondo me? Beh, questo diventa veramente adatto a tutti, perché col fatto che ha 200 watt e senza trasformatore d'uscita, qua la potenza c'è ed è esagerata. Oggi lo stiamo ascoltando con le mie GBL, che sono veramente importanti e difficili, ma vedo che le fa andare molto molto bene. Andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio quello che vediamo davanti e dopo quello che vediamo dietro, no? Allora, nel frontale, come diceva Davide prima, abbiamo i due bellissimi V-meter che non trovavamo invece nel 252, mentre in questo qui li troviamo. Abbiamo le luci che si trovano sotto alle nostre 4 valvoline della sezione del preamplificatore. Andando nel pomello di sinistra, cliccando una sola volta, entriamo nel primo dei due sottomenu, dove abbiamo diverse funzioni che possiamo modificare. Possiamo andare a modificare input trim, possiamo modificare meter light on e off, quindi i V-meter possiamo tenerli accesi o spenti, possiamo appunto togliere la lucina se non ci piace sotto alle nostre valvole. A noi ci piace, quindi le teniamo accese. Possiamo andare a modificare la luminosità del display e insomma tante altre funzioni. Il balance, possiamo andare a attivare e disattivare il controllo dei toni e quant'altro. Dopodiché, tenendo premuto sempre il pulsante di sinistra, andiamo nel sottomenu principale dove troviamo la versione del firmware, numero seriale, e andiamo a modificare anche i nomi degli ingressi. Quindi noi abbiamo un BAL 1, 2 e 3, possiamo andare ad assegnare un nome univoco che li caratterizza, CD, giradischi, insomma tutto quello che vogliamo. Direi che è dato tutto. L'unica roba che volevo farvi notare: le entrate sono due, ma dopo le andiamo a vedere anche dietro, sono due XLR e alcune RCA che non ricordo il numero, ma forse e poi 3. anche davanti nell'ingresso possiamo modificare la capacità in picofarad della nostra testina, quindi andiamo a regolarla precisamente. Quindi è un ingresso anche di alto livello, qualità, ok? Il peso esagerato, Matteo ha fatto una fatica da birichino a portarlo dall'acqua e anche a sballarlo, ok? E cosa vogliamo dire? Portarlo da Milano a qua. Filippo, l'importatore qua, ok? Altra cosa, davanti troviamo, come dicevamo, un equalizzatore a 5 bande, no? Veramente ben funzionante, ok? Voi sapete che i prodotti Macintosh, anche se hanno 40 anni, 50, continuano a funzionare, direi, egregiamente. E infatti ci sono fior di appassionati che le collezionano, no? E abbiamo un 5 bande, come dicevo, adesso metto gli occhiali, 30, 125, 500, 2 kHz, 10 kHz, che io forse non ci arrivo neanche più, e una bella uscita cuffia. Okay? Ottima uscita cuffia, direi. Sì, io non sono tanto specialista, Matteo l'ha provata. È davvero ottima, di altissimo livello. E cosa c'ha di bello, come dicevo prima? Che non avendo il trasformatore d'uscita, non è un Macintosh, diciamo, per i puristi che gli piace il suono rotondo, però è molto veloce, è molto potente. E adesso noi andremo a fare la prova d'ascolto con il mio GBL, che di solito mette in crisi qualsiasi amplificatore, e devo dire che prima l'ho sentito un attimo e andavano molto bene, ma adesso ne andiamo a sentire insieme.
Non so se avete fatto caso, qua era praticamente tra i 0,2 e i 2 watt e noi che siamo qua siamo riusciti a sentire bene il basso, no? Qua ci sono 2 woofer da 15 pollici qua dentro con dei magneti così, è veramente difficili da pilotare, ma lo faceva in maniera egregia. Vi faccio sentire anche le opinioni di Teo che magari non sono uguali alle mie. Allora, quello che penso di questi prodotti, soprattutto in particolare di questo prodotto qua, è che comunque i Macintosh suonano in una maniera musicale, in una maniera direi organica, che uno prenda il 7009, che uno prenda il 352, hanno appunto questo suono caratteristico che ti fa suonare tutta la stanza, riesce a farti suonare anche le pareti, diciamo, e quindi ha questo suono appunto, diciamo, molto musicale, che con questo 352 però, non avendo i trasformatori d'uscita, avendo un suono più veloce, risulta anche essere molto dettagliato. Quindi diciamo con un apparecchio di fascia alta, che quindi diciamo ci si aspetta una certa caratteristica, qui abbiamo davvero tutto. Abbiamo una bella rotondità del suono che ci avvolge, quindi è molto piacevole, ma uniamo anche un bel dettaglio dell'apparecchio. Questo è quello che ho sentito io. Soprattutto la cosa molto molto bella, che a me che sono giovane piace, mi viene voglia di alzare sempre di più il volume con questi apparecchi, perché comunque anche alzando il volume la distorsione non c'è e mi viene sempre voglia di tirare ancora un pochino sul volume, perché mi piace proprio sentire la canzone di più, mi piace di più. Sì, assolutamente. Per me è un apparecchio davvero davvero valido, suona in maniera eccezionale. Poi Macintosh è usato, rimangono in prezzo, costano molto, però sono tra i pochi che usati, credetemi, rimangono in prezzo. Noi li vendiamo benissimo, appena arriva un Macintosh usato si rivende, quindi si spende molto, ma almeno qualcosa in mano ti rimane, ecco, diciamo così, oltre ad avere un compagno, perché molti, diciamo, lo tengono quando le vengono a cambiare, quasi sempre per un altro Macintosh. Adesso lo andiamo a vedere invece dietro, con le connessioni tutte dietro. Ok, allora ce lo guardiamo da dietro per bene. Qua abbiamo la nostra vaschetta VDE con un consumo di 3,2 A, no? Come fusibile, no? Come consumo. Invece qua il fusibile dice 5 AL, perciò 5 A. Sono fusibili che vanno inseriti qua, sono un pochino più lindini nel normale, ma sono di facile, diciamo, reperibilità. Qua abbiamo tutti i controlli, quelli che ci vanno a accendere e spegnere altri prodotti, diciamo quello che viene chiamato trigger, e poi dopo qua abbiamo 3 entrate, 1, 2, 3, l'uscita sub e l'uscita pre anche, l'entrata fono con il nostro notolino, le 2 entrate che dicevamo prima, XLR, e le nostre 2 uscite per i diffusori destro e sinistro. Vi ricordo che ha 200 watt a 8 ohm e ne ha 320 a 4 ohm. Il telecomando è come tutti gli altri Macintosh di ultima generazione, non appiccicoso. Scusate se ve lo faccio vedere così, ma mi sa fatica a tirarlo fuori. Niente, qua avete notato tutto quello di tutta la mia roba, ma va bene, quella lì faremo una puntata proprio su quella e sul lavoro che ha fatto Filippo, perché ha fatto un lavoro stupendo. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube per essere sempre aggiornati / aggiornatissimi, e un saluto da Davide, Matteo e Filippo Sbisà. Ciao ciao!